Ciao a tutti amici, bentornati sul nostro canale, benvenuti qui nella nostra casa a Puerto Princesa, Palawan. Oggi voglio condividere con voi un problema che tutti noi abbiamo. Voi in Italia nella stagione estiva, mentre noi qui tutto l'anno. Sono le zanzare. Ma parleremo anche di un altro problema, serpenti, topi, comunque animali indesiderati nella tua casa o nel tuo giardino. È una domanda che ricevo tantissimo da moltissime persone tutte le volte, è: ma come fai a vivere qui nelle Filippine? Ci sono tante zanzare, qui nella tua casa che hai tutte queste piante, come fate a vivere sopportando le zanzare? E oggi vi svelo un rimedio che abbiamo trovato ormai da qualche mese e funziona veramente benissimo. Stiamo ristrutturando la nostra casa e c'è un po' di disordine nel giardino. E soprattutto stiamo cementando il deck, quindi ci sono tante zone dove si sta stagnando l'acqua e questo ovviamente comporta un rischio per quanto riguarda le zanzare. È un problema grosso che abbiamo noi qui nelle Filippine, non è Bella che urla, ma è questo qua. E non che questo problema non ce l'avete anche in Italia, c'è ma molto meno, perché essendo un paese tropicale, qui nelle Filippine abbiamo una zanzara che è molto pericolosa, che è chiamata dengue. Se questa zanzara ti punge ti può portare addirittura alla morte. Io sono stato punto una volta e vi assicuro non è una bella situazione in cui trovarsi. Sangue dalla bocca, di situazione veramente complicatissima, dovendo spendere più di 3.000 euro e per fortuna c'era l'assicurazione che ha coperto tutto. E il metodo che vi vado a mostrare oggi è perfetto per situazioni indoor e outdoor. Mi è costato intorno ai 100 euro e adesso vediamo assieme che cos'è. Quindi vasi con acqua stagnante in questo modo o situazioni anche di questo tipo dove comunque l'acqua si può concentrare in particolare sotto le piante in zone così, o esempio anche come il nostro storage area che si è rotto, quindi la pioggia entra dentro, dovremmo cambiarlo ovviamente, ma in questo momento si sta concentrando un sacco d'acqua e di umidità, come potete vedere è tutto bagnato. E questi posti qui sono perfetti per zanzare, ma non solo, anche per animali indesiderati. Ovviamente vivendo in un paese tropicale si è sempre alla ricerca di metodi per, diciamo, allontanare sempre il più possibile zanzare. Ovviamente non è un metodo che te le allontana, te le uccide tutte per sempre, perché ovviamente poveracce dovranno vivere pure loro come i serpenti, come i topi, come tutti gli altri animali indesiderati che potrebbero arrivare nel nostro giardino. Ma dobbiamo quindi trovare un metodo per allontanarli il più possibile. Ovviamente il più conosciuto è il nostro Catol. Ci sono questi qui, gli zampironi, dove li accendi e ti mandano via praticamente le zanzare. Durano quel che durano e l'effetto può essere o non essere efficace. Questi qua lavorano. Ma adesso vi faccio vedere invece ciò che ho trovato io che funziona veramente bene. Eccoci qua, questo è il metodo più efficace che abbiamo trovato per sconfiggere e allontanare le zanzare dalla nostra area. Il Nightcore EMR10. Questo prodotto lo trovate anche in Italia, questa è la ragione per cui sto facendo questo video, quindi vediamo assieme come funziona e che cos'è. Questo prodotto ha tre funzioni. Il primo ovviamente per scacciare le zanzare con l'insect repellent, che è questo qui, e adesso lo andiamo a vedere. Il secondo ha gli ultrasound, emette degli ultrasound che ti allontanano tutti gli animali indesiderati nel nostro giardino o nell'area in cui sei, quindi anche se fai camping, nel camper, questo va bene. E in più anche da power bank. È semplicissimo da utilizzare, ci sono soltanto due bottoni e la presa per la ricarica, USB-C. Questi due bottoni a cosa servono? Il primo serve per ovviamente l'insect repellent, che è questo qua. Una volta che si pressa si attiva e questo qui serve per allontanare le zanzare. Questa placca si riscalda, abbiamo qui la protezione in plastica per antiustioni, quindi non ti puoi scottare, e dopo un 10 minuti ti manda via tutti gli insetti e le zanzare in particolare in un'area di 4 metri indoor, mentre invece arriva a 5 con l'opzione outdoor, perché se pressiamo qua il pulsantino abbiamo una seconda opzione che ti diventa outdoor per situazioni più ad aria aperta. Quando magari fai camping, quando magari sei nelle foreste usi l'outdoor, mentre invece quando sei in situazioni come esempio in casa o in situazioni anche qui nel deck, normalmente io uso la indoor perché oltretutto dura di più. Come possiamo vedere ti dice anche quanto dura la batteria, adesso dura per 9 ore potrei stare con l'opzione indoor, mentre invece se metto l'outdoor mi dura 4 ore. Se invece vogliamo l'opzione anti-pest, quindi vogliamo mandare via tutti gli animali, dobbiamo schiacciare l'altro bottoncino, quello di fianco, che Ok, l'ho chiuso subito perché ho notato che dal microfono si può sentire veramente tanto il suono, veramente fastidioso. E perché si può sentire dal microfono ma noi così naturalmente non lo sentiamo? Perché noi umani non riusciamo a sentire questi ultrasuoni, ma
la maggior parte degli animali riescono a percepire l'ultrasuono che rimanda questo apparecchio, e ovviamente tutti gli animali nella tua area se ne vanno, perché ovviamente è difficile da resistere a un suono così fastidioso. Questa funzione è stata integrata nel Nightcore in particolare per i serpenti e i ratti, e devo dire che alla sera lo accendo tutte le sere, di serpenti non ne ho mai visti, mentre invece di serpenti ne troviamo alcune volte durante la mattina. Di mattina ovviamente il Nightcore non è in funzione perché siamo dentro la casa e dentro la casa non usiamo comunque il Nightcore, non ha senso. Riguardante a questa funzione dei serpenti, ci sono anche degli apparecchi che si possono comunque distribuire in tutto il giardino e ti mandano via tutti gli animali. Non li abbiamo ancora provati, magari in futuro ne posso provare uno, ma per ora questo qui fa il suo lavoro e viene con la sua chiavetta USB-C per caricare, e abbiamo qui anche 30 Mosquito Repellent Mat. Praticamente sono queste cose qui che servono da mettere dentro al Nightcore per farlo funzionare. Sono praticamente il repellente. Guardate, adesso ne apro uno, vi faccio vedere com'è. Ok, dopo mezz'ora ce l'ho finalmente fatta, adesso vi faccio vedere, è così blu e la si deve mettere dentro il Nightcore. Adesso la mettiamo così, la piastrina blu si riscalderà e inizierà a mandare via tutte le zanzare che stanno intorno a noi. Queste sono le bustine, ce ne sono 30. Ne abbiamo preso un po', questo costa intorno ai 20 euro, comprare il pacchettino qui da 30 piastrine, vedete? Questa è la confezione. E qui abbiamo anche il porta Nightcore che serve per portartelo in giro, se vuoi portarlo in giro. Noi l'abbiamo preso, non si sa mai, in particolare quando si va a fare dei viaggi così, lo si può utilizzare. Anche qui lo strap dietro che lo puoi attaccare allo zaino, lo puoi attaccare alla cintura, te lo puoi comunque portare in giro. Che dire, io ragazzi ve lo consiglio veramente tantissimo, è ormai 6 mesi, 7 mesi che lo utilizziamo e ci ha salvato veramente in tantissime situazioni, anche perché comunque è leggero. Le batterie sono qui dietro, sono da 5000 mAh l'una, ne abbiamo due, quindi abbastanza anche grossa come capacità di batterie, e per ricaricarlo ci mette relativamente poco, è abbastanza veloce a ricaricarlo, ti prende un'ora o due. Il design è molto carino, leggero. Ogni tanto in aeroporto mi chiedono che cosa sia, sono un po' preoccupati, alle volte mi guardano questo coso come se fosse qualcosa di strano, ma poi gli spieghi che è comunque un inset repella, un power bank, e ti lasciano passare senza problemi. Ci troviamo veramente benissimo, lo consiglio a tutte le persone che vogliono stare al sicuro con le zanzare. Ovviamente non ti risolve il problema per sempre, non ti manda via tutte le zanzare per sempre dalla tua casa, però quando lo attivi vi garantisco che questo attrezzo lavora veramente bene. Quindi è tutto per questo video, ci vediamo nel prossimo, ciao ciao dalle Filippine.